Ho comprato questa Harley Benton 10 anni fa e l'ho pagata a 90 euro. Ne ho ordinata una uguale, nuova, e mi è arrivata ieri. La mia vecchia Harley Benton, dopo 10 anni, funzionerà ancora bene? Ciao chitarristi, in questo video voglio sfatare un mito. Una di quelle cose che vedi diffondersi per internet ma poi alla fine nessuno sa mai se è vera oppure no. Le chitarre di Harley Benton vanno bene per 1-2 anni, poi si sfasciano, si rompono, si autocombustione. Voglio sfruttare una delle mie vecchie chitarre proprio per parlarne. Intanto, se un video così interessante ti interessa, lascia like al video, iscriviti al canale perché di video interessanti io li faccio tutti. Giuro che parlo anche italiano. Se poi ti interessano i vari approfondimenti sulle chitarre o la didattica, puoi abbonarti al canale. Potrai partecipare a tutte le mie live interattive che riguardano qualsiasi cosa a tema chitarristico. Chitarre, didattica, pedali, amplificatori. Ora, la chitarra che voglio sfruttare per questo video è una Harley Benton TE40 TBK serie deluxe. Ve la ricordate? Ci ho fatto un video un sacco di tempo fa, vi è piaciuto un sacco, e in quel video dicevo che al giorno d'oggi ormai le chitarre economiche funzionano veramente bene per il prezzo che costano. L'esempio era appunto la mia Harley Benton. Questa è una chitarra che ho comprato a fine 2013-2014 con le classiche mance di Natale perché avevo in mente di realizzare una Telepole. Volevo una Telecaster che suonasse come una Les Paul. Non sapevo all'epoca che esistevano le varie Fender Deluxe con il doppio humbucker, i 4 potenziometri, il selettore sulla spalla. Non lo sapevo, ne volevo una. Ero partito con l'idea di costruirmela, quindi stavo cercando i kit, i pezzi di legno per farlo, tutti i componenti. Poi un giorno apro Thomann e vedo lei. Cosa fai? Non la compri per 90 euro? La chitarra è arrivata, l'ho aperta e ho iniziato a suonarla e non ho mai più smesso. L'ho utilizzata con la mia band in live su qualsiasi tipo di palco. Live piccoli, live grossi, da solo, live con la band, viaggi, treni, macchine, autogrill, qualsiasi cosa. E quindi mi sembra un esempio decisamente di valore per un video di questo tipo. Questa è una di quelle chitarre che parte come chitarra muletto ma poi ti sorprende e alla fine diventa una chitarra principale. Infatti la usavo accoppiata alla mia Gibson Les Paul sul palco con un'accordatura diversa, semplicemente quello. Avevo la mia Les Paul accordata in standard e questa era accordata in drop do. Ora sono passati un sacco di anni, la chitarra è ancora qui con me e con voi voglio capire se dopo 10 anni una chitarra Harley Benton può funzionare ancora. Per farlo ancora meglio però ho fatto un'altra cosa, una cosa che non è così facile fare. Infatti ho ordinato la stessa chitarra ma in versione nuova, di pacca. Se andate su Thomann adesso vedete che esiste la stessa chitarra ma con un prezzo leggermente più alto da quello che vi ho detto prima. Infatti ora costa sui 140 euro, non più 90. Ci sono stati un po' di aggiornamenti, un po' di modifiche, cose che vedremo nel video. Allora, cominciamo con il dire, la mia Harley Benton vecchia di 10 anni presenta qualche segno dell'età, ma direi che è anche inevitabile. Ha preso acqua di pioggia, acqua di mare, giuro. E poi lo sapete che noi chitarristi siamo distratti e quindi poi colpisci con la paletta il mobile, poi colpisci la sedia in sala prove, cose di vita vissuta da chitarrista. Infatti se guardate bene la chitarra è un pochettino più opaca rispetto al modello nuovo. Tutte le parti cromate sono diventate più opache, ma lì c'è anche lo zampino mio che vabbè, ci ho fatto delle cose con questa chitarra, esperimenti vari, verniciature, cose strane. Era diventata blu con i brillantini, una roba schifosa. E nonostante tutta questa tortura, la chitarra si presenta ancora esteticamente accattivante. Cioè la verniciatura lucida con il legno sotto che si vede un po' in trasparenza, con questo marroncino, spacca esattamente come il primo giorno che l'ho tirata fuori dalla scatola. Per vedere com'era quando l'ho tirata fuori dalla scatola, prendo questa che è il modello nuovo. Si vede anche a colpo d'occhio che è nuova. Le parti cromate sono cromate, la vernice è bella lucida e il nero, che non è proprio nero, ma è una cosa un po' colore strano, si vede che è bello vivido e soprattutto, a parte le ditate, non ci sono altri segni. Piccola chicca estetica, è cambiato il logo sulla paletta, così se non ve ne eravate accorti. Quindi prova estetica, al di là di qualche segno, superata. A livello di suono, la mia vecchia Harley Benton mi è sempre piaciuta tanto, ma è sempre stato un contrasto interno. Ha sempre suonato bene per quello che doveva fare, soprattutto per il prezzo che l'ho pagata. Però mi ha sempre lasciato un po' così sui suoni distorti, ma non su tutti i suoni distorti, sui suoni distorti che utilizzavo con la mia band, ovvero dei suoni distorti molto moderni. È sempre risultata un pochettino chiusa, ovattata, mentre sui puliti, cioè era una delle mie chitarre preferite. Mi piaceva più della Les Paul. Tant'è che su alcuni su alcune vecchie registrazioni della mia band, tipo sui primi singoli, le chitarre pulite, nella configurazione con il pick-up centrale, uno spettacolo, un po' di chorus.
Ora, ho la sensazione che possa suonare leggermente diversa dal modello nuovo, perché come vi ho detto ci sono delle differenze. Se vedete sulla chitarra nuova e leggete sui pickup c'è scritto Roswell, mentre se avete visto bene sulla mia vecchia c'è scritto Wilkinson. Quindi ci sono montati due pickup diversi, inevitabilmente suoneranno diverse. E poi ditemi tra l'altro se preferite il suono di quella vecchia, un pochettino più caldo e vintage, oppure quella nuova, un pochettino più... Ma prima fatemi parlare un attimo della cosa più importante dopo 10 anni con la stessa chitarra. La suonabilità. Come si è mantenuta? È una chitarra che tiri un bending e si piega, per capirci? Andiamo per gradi. Parlando del manico, so che sembra che sto prendendo sempre la stessa chitarra, giuro che non è così. Altro punto a favore. Iniziamo dal manico, perché è interessante la cosa. Il feeling che mi dà questa chitarra e che mi dà la chitarra uguale ma nuova è identico. A parità di corde cambiate e setup, il feeling del manico e della tastiera sulla mano sinistra potrei suonarle bendato e non accorgermi della differenza se le suonassi spente, ovvio, da accesa si sentono i pick-up diversi. Quindi direi intanto che questa non è una cosa che hanno cambiato sulla chitarra nella versione nuova e quindi vuol dire che è stata reputata vincente e quindi mantenuta. A parer mio, giustamente, perché è veramente comoda. Scorrevole, funziona bene e anche dopo 10 anni è ancora lì, funziona. I tasti sono posati e sono rimasti nel legno, quindi non è successa quella cosa che tanti dicono, il legno dove si asciuga, si ritira, i tasti saltellano fuori e giuro che questa chitarra ne ha viste di brutte, da inondazioni a Venezia a pub con la birra marcia. Una cosa che ho notato che è cambiata sul manico è l'attaccatura tra manico e body, cioè è sempre manico avvitato, però sul retro la parte finale del manico dove si appiattisce ed effettivamente entra nel body, nella piastra con le viti, è diversa. Su quella vecchia è molto più arrotondata, su quella nuova si vede che c'è una forma un pochettino più ergonomica, asseconda un po' di più l'andamento del pollice della mano sinistra. So che stai guardando il colore e mi stai per dire che questa è più pallida, è semplicemente il legno che si è ingiallito con il tempo. Stessa cosa che è successa anche al binding, se ci fate caso. E per dimostrarvi che il tempo cambia i colori, questa... no, al contrario. Questa è la mia prima chitarra elettrica, sì, ho iniziato a suonare con una Strato, e questa è la differenza di colore tra colore originale, quindi che è rimasto sotto la piastra chiusa con le viti, e colore che è rimasto esposto all'aria aperta. Qua parte la musica di Phil Collins. Quindi prova manico, andata. Parlando dell'accordatura invece, niente, come il manico. È ancora esattamente come era il primo giorno. Nel senso che l'ho tenuta accordata come era nello scatolone. Senti? Con che coraggio suonavo dal vivo. Era uno scherzo, lo devo dire così, se no... Comunque, a parte gli scherzi, le meccaniche sì, si sono un pochettino opacizzate ancora per lo stesso discorso di verniciatura, sudore, tutte queste cose. Però a livello funzionale funzionano ancora molto bene. Sono precise, riescono a tenere la tensione delle corde e non si spostano. L'unica differenza tra queste e quelle nuove è il colore. Parlando invece del body, ci sono un po' di differenze tra la chitarra vecchia e quella nuova. Intanto, la mia chitarra vecchia è più sottile. Il body di quella nuova è un pochettino più spessa. Dovrei prendere le misure e dirvi di quanti millimetri. Ho preso le misure e c'è qualche millimetro di differenza in effetti, quindi non è solo una sensazione. Questo si traduce in una chitarra nella versione nuova un pochettino più pesante, quindi il feeling è leggermente diverso. La mia più leggera sembra quasi di non averla addosso, questa non è che pesi 700 kg, però vi dico che si sente. E poi è cambiata anche la bombatura del body. Fateci caso, questa è molto più accentuata, se ci passo il dito si sente, sulla mia invece... Comunque le cose sul body sono i pick-up, che su quella nuova sono Roswell, l'abbiamo già detto. E poi c'è un po' di hardware, c'è il ponte, ma la cosa più interessante che è stata cambiata, l'attaccatura delle corde. Qui abbiamo un ponte che è stile Tune-o-matic, ma quello a metà, ok? Cioè la prima barra, lo stop tail qui sotto non c'è, perché le corde sono passanti nel body. Sulla chitarra vecchia, a parte esserci il ponte montato al contrario, perché io sono stato furbo anni fa, l'attaccatura delle corde, come vedete, è un pochettino... cioè i buchini sono più vicini, meno inclinati, e quindi le corde sono un pochettino più in verticale verso il ponte. Questo è il motivo per cui sui ponti Tune-o-matic si tende a fare il wraparound. Wraparound, detto benissimo stavolta. Perché così le corde, passando sopra il ponte e non sotto, arrivano sul ponticello con le sellette con un angolo molto più ampio. A suonare diventano un pochettino più morbide. Sulla chitarra nuova la cosa è stata gestita allo stesso modo. La corda più grave è stata un po' allontanata, quindi vuol dire che è un po' meno tesa, e in generale la stessa cosa è stata fatta su tutte le altre. Non è che pesa una tonnellata, sono io che sono scarso, non fatevi idee strane. Ora, sul body in generale è una questione puramente estetica. Ah no, un'ultima cosa, a livello di elettronica, i potenziometri, il selettore, tutte queste cose. Dietro qui è ancora aperta perché ci ho fatto un po' di esperimenti, l'ho modificata, poi sono tornato alla configurazione originale. Avevo provato a mettere
mettere il suo pick-up su un'altra chitarra per un po' di test. Quindi se vedete un po' di disordine, delle saldature fatte male, colpa del me di 6-7 anni fa. Il selettore funziona bene, non come la mia Epiphone che non ha mai funzionato. Volume e tono funzionano bene, il tono in realtà non funziona più, ma non perché si sia rotto, l'ho scollegato io perché a me fa schifo il tono sulle chitarre, così almeno potete insultarmi per qualcosa di diverso. Comunque, ora è arrivato il momento in cui ve le faccio sentire. Cercate di capire quale vi piace di più, se il suono di quella vecchia oppure di quella nuova. Sappiate solo che se vi piace di più quella vecchia non potrete mai averla perché non esiste più. L'unica cosa che potete fare è venire a rubare la mia. Quindi questa chitarra dopo 10 anni di utilizzo anche intenso è ancora intera? Cavolo, direi di sì. E questa cosa va direttamente contro a tutto quello che gli haters di Harley Benton dicono sui social. Tra l'altro la cosa più divertente è che queste sono cose che dicono tutti quelli che le Harley Benton non le hanno neanche mai provate e quindi poi si arrabbiano perché tu le provi. Non lo so. Boh. Poi ti ritrovi foto di Mick Jagger che entra in un negozio e compra un Harley Benton, oppure Alex Britti che usa Harley Benton acustica. Ora, volete la verità? La verità è che io questa chitarra l'ho sempre trattata bene. Puoi comprare anche una chitarra da 5.000 euro? Se la appoggi al muro e la lasci cadere si spezza, non è colpa della chitarra. Mi spezzo anch'io se sto appoggiato al muro e cado. Io mi spezzo anche se non mi appoggio al muro. Però il succo qual è? Che la chitarra con un setup fatto bene, tutta tenuta bene, sempre nella custodia, portata in giro, anche nelle situazioni peggiori c'è sempre l'attenzione, allora la chitarra ne esce bene, quasi come se fosse stata appena tirata fuori dalla scatola, giusto con qualche ruga in più. E in questo video, con la stessa chitarra ma presa praticamente nuova di pacca, ve l'ho appena dimostrato. Quindi, se pensavate che le Harley Benton fossero solo dei giocattoli e ora avete cambiato idea, like al video, ditemelo nei commenti perché voglio saperlo, e iscrivetevi al canale perché, ahia, video così ne faccio almeno uno ogni 2 anni e mezzo.